Nella finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli ho deciso personalmente di premiare Benjamin Pavard eleggendolo migliore in campo di questa partita, premiando tutta la sua prestazione, diciamo, completa dentro tutta la gara. E il giorno dopo questa partita, analizzando in profondità la finale durante la nostra diretta, ad un certo punto è arrivata una domanda dalla chat da un nostro ascoltatore molto interessante, una domanda diretta, secca, e ci ha chiesto: meglio Skriniar o Pavard? Ecco, io questa domanda la rivolgo subito a voi, ve la giro e son curioso, magari se volete potete già lasciare un commento e son curioso di sapere la vostra. Ed è una domanda secondo me molto interessante perché quello di Skriniar è stato uno degli AD che sembravano veramente più complicati da andare a rimpiazzare, nonostante c'è da dire che comunque Darmian l'anno scorso avesse fatto bene nella seconda parte di stagione, però c'era un po' quella sensazione che sostituire Skriniar con un giocatore di buon livello sarebbe stato veramente complicato. Ecco, oggi i dati ci dicono, spoiler subito, che Pavard sta facendo meglio di Skriniar e non solo, direi, anzi, perché tra poco vi faccio vedere, ho raccolto delle statistiche qui su Passione Inter e sulla base poi di questi dati voglio portarvi anche alcune mie considerazioni, alcune mie riflessioni su Pavard anche dal punto di vista tattico, non solo numerico, e su quello che è stato il passaggio da Skriniar a Pavard. Quindi, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto, il nostro canale e continuate a farci raggiungere da più interisti possibile con i nostri contenuti. Oggi parliamo di Benjamin Pavard e parto subito dai numeri, non perdo tempo, con però una doverosa specifica da fare come importantissima premessa su questi numeri. Pavard fino a qui ha giocato in totale 17 partite con l'Inter, di cui solo 10 in campionato, per via anche di quell'infortunio che lo ha fermato. Quindi il campione statistico, mettiamola così, su cui andare a misurare i dati va contestualizzato all'interno di appunto 10 partite, non un campione molto molto ampio, soprattutto se consideriamo che dall'altra parte Skriniar ha giocato molto di più e soprattutto diciamo Skriniar ha avuto anche varie fasi all'interno della sua carriera all'Inter. Per questo motivo, per cercare di fare un confronto il più equo possibile e cercare di farlo anche di renderlo complicato come confronto, ho deciso di confrontare i dati solo della Serie A, di quello che ha fatto fin qui Pavard in campionato, con i dati di Skriniar, scegliendo sempre i dati relativi alla Serie A, ma della stagione 21-22, ovvero la prima con Simone Inzaghi. Ho scelto quella stagione per due motivi. Intanto perché il sistema di gioco e l'allenatore sono quelli, quindi il paragone regge, e poi nella stagione successiva, ovvero quella passata prima dell'addio al PSG, Skriniar ha fatto oggettivamente molto male e quindi da metà di stagione in poi non ha più giocato. Per cui volevo fare un confronto con il miglior Skriniar possibilmente per quanto riguarda Pavard. Detto questo, andiamo subito ai dati. Ho preparato una serie di grafiche che vi condivido e l'età innanzitutto, anno di nascita, Skriniar è un classe 95, Pavard un 96, quindi Pavard ha un anno in meno, ma se torniamo alla stagione di Skriniar di 2 anni fa, quindi Skriniar ai tempi aveva un anno in meno di quanti ne ha oggi Pavard. Ma a differenza di Pavard, diciamo che Skriniar arrivava già con una esperienza alla Samp di un anno, 4 anni all'Inter, quindi conosceva già la Serie A, conosceva già l'Inter e questo è un fattore da non dimenticare. E comunque, Pavard arriva con un'esperienza sicuramente superiore, nonostante, un anno in meno di età, 15 trofei che devo dire pesano comunque di più rispetto ai 9 di Skriniar, all'interno dei quali ci sono anche dei trofei, vinti in patria in un campionato sicuramente minore, Coppa Italia, Supercoppa italiana, mentre Pavard può vantare anche una Champions, 4 campionati tedeschi, mondiale, Nations League con la Francia, quindi dati e trofei sicuramente pesanti. Dicevo, Skriniar in quella stagione 21-22, 35 presenze, 3 gol, 0 assist. Pavard in campionato fino a qui 10 presenze, 0 gol e 0 assist. Non si è ancora sbloccato, mentre il primo assist lo ha servito in Supercoppa italiana. Comunque, questa era un overview principale, una preview di partenza, diciamo così. Ci spostiamo adesso ai dati difensivi e sui dati difensivi la cosa, se io penso al confronto Skriniar-Pavard, la cosa che verrebbe da pensare è che Skriniar domina sui dati del difensore puro, del marcatore. E invece no, invece non è così, perché
Vi lascio brevemente, non sto a commentare tutti i singoli dati. Comunque sugli intercetti, i tackle, e i palloni bloccati e i duelli aerei vinti, domina invece Benjamin Pavard. Ha nettamente la meglio anche sui duelli aerei, non si direbbe, ma ne sta vincendo decisamente di più. Questi sono tutti i numeri a partita, quindi 0,71 intercetti per partita e così via. E quindi in questo sta avendo la meglio Pavard. Dove ha la meglio Skriniar invece sui palloni spazzati, diciamo, quindi sui palloni allontanati all'area di rigore, ma di pochissimo, 2,57 a 2,51 spazzate a partita. Solo qui Skriniar è in vantaggio, in tutte le altre statistiche è più o meno nettamente in vantaggio Pavard. È abbastanza impressionante il dato dei duelli aerei, ma anche degli intercetti, 0,71 Skriniar, Pavard è a oltre 2, quindi dato importante. E questo il primo punto sugli aspetti più difensivi. Sugli aspetti più di impostazione e d'attacco, qua la cosa si fa un pochino più interessante, perché qui la lotta è più equilibrata. Intanto sia Pavard che Skriniar hanno lo stesso numero di passaggi tentati per partita, siamo di media sugli 84, quindi sia Skriniar che Pavard sono stati, sia Skriniar 21-22 che Pavard fin qui molto molto coinvolti nella costruzione, e da loro passavano diversi palloni in costruzione. Skriniar rispetto a Pavard ha, diciamo, più spesso a partita guadagnato campo portando il pallone nella metà campo avversaria. Ce le ricordiamo quelle sgroppate offensive di Skriniar? Le sta facendo anche Pavard, però Skriniar palla al piede ne faceva di più a partita in campionato. Così come mediamente è stato un pochino più pericoloso in zona gol Skriniar, 0,11 non penalty expected goals più expected assist, cioè la somma di quanti gol ci si aspetta che segni e di quanti assist fornisca a partita, escludendo i calci di rigore. In questa statistica, quindi diciamo è un po' la pericolosità offensiva del giocatore, Skriniar ha leggermente la meglio, 0,11 a partita contro lo 0,09 di Pavard, che infatti è ancora fermo a 0 gol e 0 assist in Serie A. Dall'altro lato, però, Pavard è a quota 2,36 tocchi del pallone nell'area di rigore avversaria, contro quelli di Skriniar era solo 1,06, quindi Pavard è il giocatore, anzi il difensore in Serie A che più di tutti in assoluto tocca il pallone nell'area di rigore avversaria, e quindi partecipa molto alla manovra in maniera molto offensiva. Qui c'è anche un cambiamento da parte dell'Inter di Inzaghi, che è ancora più spregiudicato con l'utilizzo dei terzi di difesa in fase offensiva, e rispetto a Skriniar produce qualche azione che porta la squadra al tiro in più, 1,09 shot creating action, quindi azioni che portano ad un tiro della propria squadra per Skriniar a partita, mentre Pavard è a 1,1, quindi leggermente di più. Dal punto di vista quindi della partecipazione al gioco, secondo questi dati siamo vicini tra i due giocatori, se la giocano, ma emergono anche qui delle differenze. Chiudiamo poi con un'ultima statistica, quella relativa ai tiri. Sui tiri, anche qui Pavard fin qui non ha ancora segnato, ma rispetto a Skriniar sta tirando un po' di più, 0,94 a partita contro lo 0,71 di Skriniar. Skriniar che ha la meglio, qui paradossalmente verrebbe da dire, Skriniar sembra un pochino più falloso, un pochino più ruvido, e invece in quella stagione ottenne solo 3 cartellini gialli in tutto il campionato, quindi 0,09 cartellini gialli a partita, mentre Pavard è a quota 0,31 a partita, ne ha già presi 2, quindi ha già preso quasi tutti i cartellini gialli che Skriniar ha preso in un singolo campionato. Sui duelli persi invece qui Pavard ha la meglio. Qui Pavard è stato più bravo nel perdere meno duelli 1 contro 1, 0,31 a partita. Skriniar invece nell'arco di un campionato ne perse 0,51. Così come Skriniar commise qualche errore, gli errori secondo il portale che utilizziamo noi per le statistiche vengono considerati errori che portano l'avversario a calciare in porta, e Skriniar ne commise 0,03 a partita, comunque un numero abbastanza basso. Finora invece Pavard è ancora a quota 0, quindi anche qui sta facendo meglio. Questi quindi sono dei dati importanti che abbiamo messo noi in grafica, che abbiamo elaborato, ma per
approfondire ulteriormente, prima di trarre le conclusioni, vi voglio portare anche un'altra grafica. Una grafica che arriva ieri, mentre stavo andando a raccogliere tutte queste statistiche, stavo preparando questi dati su Pavard, ho visto che anche su Cronache di Spogliatoio, la trasmissione, il canale penso che conoscerete, stavano parlando di Pavard e stavano esaltando questo giocatore e avevano preparato un'altra grafica che era diversa, non c'era il confronto con Skriniar. Mi ha incuriosito però perché stavano appunto parlando di lui e prendo in prestito, quindi citando la fonte, come si dovrebbe fare, tutti dovrebbero fare così anziché appropriarsi delle cose degli altri per passare per fighi, ricordiamolo. Prendo in prestito questa grafica, quindi da Cronache di Spogliatoio, con i dati di Matt and Sport. Questa è la fonte dei dati e da questi dati è molto interessante vedere come Pavard stia facendo nettamente meglio della media di tutti i difensori in Serie A in tutte le statistiche praticamente. Passaggi completati, pressioni per partita, falli commessi su 90 minuti, dribbling fermati, siamo al 93% di dribbling fermati quando la media della Serie A dei difensori in Serie A è del 77%, duelli aerei vinti 74% Pavard, la media di Serie A è del 63% e anche sui passaggi lunghi completati è nettamente sopra la media, 56,7% contro il 48,9%, quindi è estremamente preciso in questo. È un dato molto interessante che fa emergere secondo me anche quella che è la pulizia di intervento che sta avendo Pavard, visto che commette un terzo dei falli della media dei difensori in Serie A, ma ferma più avversari. Anche nell'uno contro uno, come dicevamo, siamo al 93%, quindi li ferma quasi tutti. Questi quindi sono dei numeri per cercare di portare a terra quello che vediamo con gli occhi. Secondo me è sempre molto interessante avere anche sì, farsi un'idea, avere un'impressione, ma poi portarla a terra con i numeri e le statistiche che ci danno anche qualche spunto di lettura in più. C'è da dire, lo ripeto, che Pavard ha giocato un quinto dei minuti che aveva fatto Skriniar nella stagione 21-22, quindi per continuare a far meglio di Skriniar e poter dire che ha fatto meglio di Skriniar dovrà ovviamente continuare a mantenere questa media per tutta la stagione e magari fare ancora meglio, chi lo sa. Al momento però secondo me possiamo già fare delle prime riflessioni che voglio condividere con voi. Innanzitutto una importante specifica, per me Skriniar rimane un difensore top, uno dei più forti in circolazione e non a caso sta al PSG, una delle squadre che spende in assoluto più di tutti per prendere i migliori calciatori. E a me Skriniar come marcatore, come difensore puro piaceva molto, ma era esaltante per me il modo di difendere di Skriniar in tanti aspetti. Um, C'è da dire poi che dopo le prime difficoltà con Conte, dove aveva pure perso il posto, se vi ricordate, da terzo di difesa, aveva ingranato bene e stava crescendo anche come partecipazione alla manovra, come abbiamo visto nei numeri, anche nella possibilità di sganciarsi e dare forza sulla fascia. Quindi lungi da me, diciamo, rinnegare il valore di Skriniar come calciatore all'Inter. Dall'altro lato però, lo si diceva anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, quando si fa un'operazione di mercato che indebolisce un reparto o un ruolo, se ne parla tantissimo in chiave negativa. Si dice, è stato sbagliato questo, ci siamo indeboliti, siamo tornati indietro. Quando c'è un qualcosa che ha un effetto positivo, da quello che vedo si fa un pochino più fatica a dirlo e a riconoscerlo. E sostituire un top in difesa come Skriniar era tutt'altro che semplice, come stavo dicendo. E nonostante le difficoltà del club del momento che conosciamo, la sostituzione è avvenuta con un giocatore che si sta rivelando, come dicevo, dati alla mano, più efficace sul campo del miglior Skriniar 21-22 sostanzialmente. Ed è arrivato un giocatore che di partenza aveva anche uno status superiore, di campione già affermato per il mondiale, la Champions, eccetera, eccetera. Ecco, non solo l'Inter ha sostituito benissimo Skriniar, quindi, ma il cambio da Skriniar a Pavard probabilmente, secondo me, ci dà anche un altro tassello che certifica come l'Inter abbia cambiato volto rispetto all'era precedente, chiamiamola così, perché Pavard ha aggiunto, diciamo così, un'eleganza nell'efficacia difensiva
e poi è in grado, a mio modo di vedere, di partecipare con maggiore qualità al gioco anche in fase propositiva, andando anche a piazzare poi un assist preziosissimo e importante come quello all'ultimo minuto contro il Napoli in Supercoppa italiana. Queste quindi sono un po' delle mie riflessioni su Skriniar e Pavard, su questo confronto. Nasce da uno spunto che arriva dalla community e quindi mi fa sempre piacere quando c'è questo scambio tra di noi, e quindi vi lascio anzi con una domanda per arricchire ulteriormente questo spunto: cosa ne pensate voi di questi dati? E sono curioso di sapere a questo punto se dopo i dati avete cambiato idea oppure no. È più forte Pavard o meglio Skriniar? Ma anzi, l'altra domanda che vi faccio: Skriniar è oggi il miglior difensore della Serie A? Ve lo chiedo, vi aspetto nei commenti qui sotto. Ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter, dove questi contenuti arrivano prima, li elaboriamo insieme, ci ragioniamo sopra tutti insieme, quindi ti aspetto su passioneinter.club se volete partecipare anche a questo tipo di iniziative, se volete sostenere il nostro progetto. Vi lascio con un altro episodio, un'altra analisi da non perdere, la trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.